Hai mai avuto la sensazione che più ti sforzi di fare tutto, meno riesci davvero a concludere qualcosa? Magari ti svegli stanco, inizi a correre, la giornata cosa fa? Ti travolge. Poi guardi l'orologio e ti chiedi, ma cosa ho combinato oggi? Fermati un attimo, perché se ti riconosci anche solo in parte in quello che sto dicendo adesso, questo video può realmente cambiarti la vita. Ti porterò dentro un approccio concreto che ti permetterà di essere molto più produttivo, lucido ed efficace, ma con meno stress. Ti spiegherò cosa faccio io ogni giorno per ottenere risultati reali, senza arrivare a sera con la testa in fiamme. E no, non si tratta né di lavorare di più, nemmeno di meditare come fanno i monaci buddisti, è qualcosa di molto più strategico. Ma partiamo subito. Immagina due colleghi, stessa scrivania, stesso orario e stesse scadenze. Il primo lo chiamerò Marco, lui arriva alle 8:30 già nervoso, risponde a tutte le notifiche appena suonano e salta da una tasca all'altra senza mai finirne una. Alla pausa pranzo Marco ha già consumato tutta la sua energia mentale della fine della giornata, è esausto. Poi invece c'è Luca. Lui arriva allo stesso orario di Marco, ma a differenza di Marco sa esattamente da dove partire. Non risponde a tutto subito, ma si prende un attimo per organizzare la sua giornata. A dir vero l'ha già fatto il giorno prima, quando un attimo prima di andare via ha organizzato l'attività del giorno dopo. Sembra quasi che abbia il controllo del tempo ed i risultati arrivano quasi senza particolare sforzo. Beh, ora dimmi tu chi vorresti essere, Marco o Luca? Beh, da questa breve storia avrai capito che ciò che fa la differenza tra una persona produttiva ed una che non lo è, non è tanto nel talento, ma nell'atteggiamento mentale e nelle strategie che vengono adottate ogni giorno per essere più efficaci e più produttivi. Io credo che tutti noi all'inizio della nostra carriera lavorativa siamo stati un po' come Marco, sai, pensando che correre sarebbe potuto essere l'unico modo per emergere e che cercandosi compiti e dicendo sempre di sì si sarebbe potuto in qualche modo farsi notare ed avere quindi più chance per entrare sotto le grazie del capo. Io personalmente, quando ho cominciato il mio percorso lavorativo, ero convinto che bastasse restare in ufficio fino a tardi per dimostrare il mio impegno. Poi ho capito che quella è solo la versione primitiva della dedizione. Oggi la dedizione è strategica, non è una questione di quante ore passi alla scrivania, ma di quanto valore generi in quelle ore e di come resta accesa la tua presenza professionale nelle ore più importanti della giornata. Sai, soprattutto se sei alla prima esperienza lavorativa e vuoi trovare un modo pratico per crescere e farti notare in azienda, devi sapere che il segreto per essere produttivi senza stress è conoscere bene le attività da eseguire ed organizzare di conseguenza bene il proprio tempo per gestirle al meglio. Io, ad esempio, faccio come Luca. Non sono uno di quelli che si affida all'improvvisazione. La sera prima, quando ormai la giornata è andata, mi prendo 10 minuti, ma anche 5 bastano, per definire le attività principali che dovrò affrontare il giorno dopo. Non faccio liste infinite, mi concentro su ciò che davvero conta, 2 al massimo 3 attività che io chiamo attività gold, perché se so già su cosa dovrò focalizzarmi quando arrivo in ufficio non perdo tempo a organizzare mentalmente la giornata, né mi faccio trascinare dall'urgenza del primo che in qualche modo mi ferma in corridoio. La mattina infatti inizio sempre con una sessione di lavoro profondo, senza notifiche, senza mail aperte, senza distrazioni, solo io e l'attività che ho scelto come priorità. In quel momento la mia mente è fresca, lucida ed è lì che posso ottenere il massimo rendimento. Poi alterno. Dopo aver completato una task importante, passo ad attività più rapide o leggere. Leggero rispondere alle mail, qualche riunione di allineamento, una revisione veloce di un documento. Ma non salto mai da una cosa all'altra senza concludere. Finisco, poi passo oltre. Questo mi aiuta tantissimo perché così concedo alla mia mente di cambiare registro, di non fossilizzarsi su un solo tema per troppo tempo. Sai, è come alternare esercizi in palestra. Un momento lavori su forza e intensità, il successivo scarichi la tensione, respiri e poi recuperi. E invece di perdere tempo, lo guadagni, perché il cervello funziona meglio se gli dai in qualche modo varietà, ma in modo ordinato. Ma c'è anche un altro dettaglio che per me fa la differenza. Non mi concedo pause, o se le faccio sono molto rare. Beh, so già cosa dirai. Che esagerato, ma chi ti crede? No, è vero. Sai, realmente non sento il bisogno di andare alla macchinetta del caffè per distrarmi o recuperare. E ti spiego perché. Quando affronto le attività più semplici, magari con una verifica documentale o una call di routine, mi piace accompagnare l'attività con una buona tisana. È un piccolo rituale.
che mi rilassa e mi tiene presente. È la mia forma personale di pausa mentale, perché non serve staccare per 10 minuti se riesci a creare piccoli momenti di decompressione, quelle intelligente durante il lavoro. E ti assicuro che tutto questo, che all'inizio ho costruito un po' per tentativi, oggi mi permette di essere molto produttivo, ma senza entrare in sofferenza. La chiave non è fare di più, ma è fare meglio, in meno tempo e con più lucidità. Ed è questa la vera produttività, non un accumulo, ma un equilibrio. Un equilibrio che ti fa arrivare a sera stanco, sicuramente. Io arrivo a casa morto, ma non sono svuotato e comunque sono sempre soddisfatto per il lavoro che ho svolto. Sai, questa mia routine non è solo il frutto della mia esperienza, si basa su concetti scientifici molto solidi. Il primo, per esempio, è quello di Cal Newport. Cal l'ha chiamato deep work, cioè lavoro profondo. Secondo Newport, professore di informatica della Georgetown University e autore di uno dei libri più illuminanti sul tema della produttività, la capacità di concentrarsi senza distrazioni su un'attività cognitivamente impegnativa è una delle competenze più preziose nel mondo moderno. Ma non solo, è anche in qualche modo sempre più rara. Per questo chi impara a proteggere e coltivare questa capacità acquisisce un vantaggio competitivo enorme. Quando io inizio la giornata con una sessione di lavoro profondo, sto sfruttando proprio questa leva, perché nelle prime ore del giorno, soprattutto se hai dormito bene e non hai ancora esaurito tutta la tua energia decisionale, il cervello è più plastico, più lucido e può affrontare i compiti complessi in qualche modo più efficace. Le neuroscienze confermano che i primi 90-120 minuti di concentrazione pura possono produrre risultati superiori a ore passate in modalità dispersiva o multitasking. A questo si collega anche un altro concetto chiave, il ciclo ultradiano. È un ritmo biologico naturale scoperto e studiato fin dagli anni 60 che regola l'alternanza tra l'attivazione e il recupero, ogni 90-120 minuti. Durante tale ciclo il cervello attraversa una fase di picco energetico in cui è in grado di concentrarsi e risolvere problemi, seguita da una fase di fisiologico calo. Il problema è che molte persone durante il ciclo non si fermano, spingono, forzano e così iniziano a lavorare male. Io invece ho imparato ad ascoltare questi cicli. Dopo una sessione di lavoro ad alta intensità, alterno attività più leggere, meno impegnative dal punto di vista cognitivo, in modo da sfruttare il calo per recuperare senza però perdere tempo. Questa alternanza tra concentrazione e scarico mi permette di mantenere un rendimento alto e stabile per molte ore senza bruciarmi. Un altro pilastro scientifico è il cognitive load management, cioè la gestione del carico mentale. Secondo questa teoria sviluppata dallo psicologo John Sweller, la mente umana ha una capacità limitata di elaborazione. Quando provi a sovraccaricarla, magari passando da una call all'altra, da notifica ad un report, il tuo cervello entra in overflow. Succede anche se sei motivato, anche se sei abituato a ritmi intensi. Il risultato è che in qualche modo perdi efficienza, commetti più errori e inizi a sentirti esausto molto prima. Ecco perché finire un'attività prima di iniziare un'altra è fondamentale. Così liberi lo spazio cognitivo, chiudi i circuiti mentali in sospeso e permetti alla tua attenzione di essere pienamente presente sul nuovo compito. Infine poi c'è un'altra cosa voglio dirti, la pianificazione serale, quella che io faccio ogni sera prima di spegnere tutto. Si ispira a un modello ben noto della psicologia organizzativa, il time blocking. In pratica si tratta di decidere in anticipo cosa farai e quando lo farai, dedicando blocchi specifici di tempo a ciascuna attività. Questa tecnica ha due grandi vantaggi. Ti libera dall'ansia decisionale del "e ora cosa faccio?", che è una delle principali fonti di stress quotidiano, e poi ti aiuta a mantenere il controllo del flusso mentale, perché hai già deciso a freddo quando sei lucido e non in mezzo alla tempesta delle urgenze. In sintesi, la mia routine è il risultato di un approccio che io chiamo neurocompatibile, che segue i ritmi del cervello e protegge l'attenzione e in qualche modo organizza l'energia mentale e non solo il tempo. E funziona, credimi, funziona davvero, perché ti fa lavorare meglio, ma ti fa anche vivere meglio. Bene, ora che hai visto tutto questo, prova a domandarti una cosa. Quanto del tuo tempo oggi è davvero tempo produttivo? E quanto invece è reattività, stress e disordine mentale? Scrivimelo nei commenti. Che se vuoi smettere di rincorrere e iniziare a guidare le tue giornate, inizia da piccole scelte consapevoli. Ritagliati i blocchi di lavoro profondo e proteggi la tua attenzione. Fai una cosa però alla volta e rispettati. Io sto costruendo le mie sinergie giorno dopo giorno e farlo anche tu, ma non aspettare il burnout prima di cambiare.
Siamo arrivati alla fine di questo video. Voglio salutarti e lasciarti con un aforisma che secondo me racchiude tutto quello che ho raccontato fino ad ora. Si tratta di una frase molto molto profonda di James Clear, che è l'autore del celebre libro Atomic Habits, che sto leggendo in questo periodo, che poi ti racconterò, che dice: non è la forza, ma è la costanza degli altri rendimenti a costruire i risultati. Ecco, è proprio questo il cuore di tutto. Non serve spingere sempre al massimo, ma serve imparare a sostenere il ritmo giusto, con equilibrio, con metodo. Io ci sto lavorando ogni giorno, credimi. E se anche tu vuoi farlo, iscriviti al canale e guarda i video che ho preparato per te. Ci vediamo presto. Ciao.